Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Giusto un po' sgargiante. Eccola una fontanella. Momento di suspense. Funzionerà? Tu cosa dici? Eravamo là sopra fino a un attimo fa. Adesso scendiamo, ma poi risaliremo perché abbiamo ancora più di 400 metri di salita che ci aspettano. Era lassù in cima. Il bello è che adesso si risale lì. Direzione di 150 metri da percorso per la fontana. Sì! Oh, ora mi ci butto dentro. Fontanella di acqua non potabile, però ci siamo rinfrescati tutti, bagnato il cappello. Domani moriamo. Fa niente, che col caldo che fa ci voleva il rinfresco. Adesso torniamo giù alla Postumia. Abbiamo fatto 150 metri di direzione in salita, però meritava. Nigo potrebbero essere i campanili che si vedono laggiù in fondo quando finiscono i colli. Quindi noi dobbiamo fare tutto quel colle qua e scendere di là. Mi piace questo sentierino. Guarda, c'è dell'acqua anche qui. Con una panchina ci prendiamo a mangiare le noci. Non so se c'è dentro qualche tritone. Lì c'è una biscia morta. Poverina? Sì. Non è aspettata. No, ancora viva, possiamo mangiare adesso formiche. Poi un tappo di bottiglia, siccome vengono a prendere fresco la sera. Ma io dico, se mi metti un tubo così, non è un invito a berla, maledetti, che comunque alla fine non è che arriva, è un torrentello che scende da chissà dove, però non c'è niente lì sopra, non ci sono stalle, allevamenti. Comunque no, questo non la beviamo. L'altra era in paese, era una fontana normale, solo che c'era scritto l'acqua non potabile ed era freschissima. Siamo più in alto di stamattina. Là c'è la basilica incompiuta di Bredola era? Poi la chiesa del 1846, più in alto ancora la Rocca dei Vescovi. Noi siamo andati da sopra là, siamo a 9 km dall'arrivo. Tra un pochino dove ci c'è un'osteria, quasi quasi ci si ferma a bere qualcosa. Guardate che bel giallo, cos'è, succo di mango, vero? Certo. Analcolico, ma birra chiara, però oggi già siamo meritata, perché tanta roba. E non è ancora finita, tra l'altro. La trattoria da Vighetto, dal 1840. Bel posto, tra l'altro. Questa è Ca Lombarda, da dietro in fondo c'è la trattoria da Vighetto, dove abbiamo bevuto una birra buonissima e freschissima.
E adesso abbiamo 7 km e mezzo a fine tappa. Manca il nostro pellegrino assaggiatore che con una sola occhiata aveva potuto dirci a che grado di maturazione era arrivata quest'uva. Allora, tra l'incompiuta di Brendola prima e anche questa, guardate, i paesini con 2 casine in croce, ma hanno una chiesa che sembra quella di San Pietro in confronto, no? Come in rapporto alle dimensioni del paese. Boh, si vede che sono state tutte rette magari prima dello spopolamento, prima che la gente scendesse a valle. Eccoci qua, via Costumiera sul palo. Qui siamo in un vigneto, questa è bianca. Andiamo un po' da scendere verso fondo valle. Abbiamo trovato un'altra fontana, acqua molto fresca, però con la scritta non potabile per ordinanza del sindaco. Il bello è che allora, gli alpini hanno ristrutturato la fontana e poi è arrivato il sindaco che gliel'ha dichiarata non potabile. Poveri alpini e poveri anche noi. Comunque l'acqua non era potabile, ma l'abbiamo usata per raffreddare le nostre borracce con la nostra acqua potabile, per cui a qualcosa è comunque servita. Poi ci siamo bagnati il viso, le braccia, perché c'è tanta umidità e comunque al sole c'è anche un calore incredibile. Oggi 37 gradi, non manca più tantissimo a fine tappa, dobbiamo essere sotto i 5 km. Eccola che rimedi provata dal sentierino umido in mezzo al bosco. Qui c'è un agriturismo che non ce l'ha fatta e a noi mancano 4 km 2 all'arrivo e 90 metri di salita. Posso morire qui? No, non puoi morire qui, perché poi dopo come faccio a portarti a spalla fino al cimitero? Mostruosamente proibiti a scavalcare cancello e tuffarsi vestito nella piscina di Vesti V. Madonna, Beata Vergine Addolorata, oratorio del 1840, località Grotte di Salerno. E c'è un cartello là, probabilmente è chiuso per ferie, ma non c'è voglia di salire per leggerlo. Sono tanti nello sfavato oggi, non so se si è capito. E quando sono sfavato mi esce la toscanaggine. Giù. Ciao canini. Comincio a sentire il rumore del paese sotto di noi. Non dovremmo essere tanto lontani da Lonigo. Ed ecco la pellegrinetta a fine tappa. Io dico almeno 35 km tutti, se non di più. Non lo so, perché è mancato il segnale per lunghi tratti, non so il live cosa avrà registrato. Ancora sotto Lonigo, ce l'abbiamo quasi fatta. Palazzo Volpe Maffei a Lonigo, ce l'abbiamo fatta. Posso anche sempre caricarmela in spalla, anche se è svenuta, e posso portarla a fine tappa svenuta per dire che ce l'abbiamo fatta. Ecco qua la perfetta Letizia, il santuario, il convento francescano dove c'è l'accoglienza per i pellegrini. E qui è la nostra fine tappa. Il nostro bucato tutto solo soletto nel cortile del seminario francescano qui a Lonigo, dove comunque siamo alloggiati. Poi c'è anche il ristorante, c'è il santuario che abbiamo
visitato. Dove si mangia benissimo. Si mangia benissimo.